Non è che dovete essere più bravi sui social che sui match o sull'allenamento. Avete fatto il video promozionale con i calciatori. Questo prossimo evento sarà in collaborazione col Raja Patel Stadium, un'altra cosa che abbiamo già fatta, ma non per quello è meno importante, che si fa allo stadio di calcio. La prima volta, nel 2013, che mi ricordo che di sponsor avevamo 20 baracchini vicino a casa che ci davano 50 euro ognuno. Perché i primi eventi, io mi ricordo a 2016 per la cintura della WBC internazionale, io mi ricordo di 2 ore prima di andare al gara comprare le cose per il VIP sai, e la gente mi vedeva e mi diceva: ma questo com'è possibile? Questo combatte tra 2 ore. Eccomi qua ragazzi, siamo di nuovo qua, altro episodio di Coffee Break. Ragazzi, oggi 6º episodio, siamo qui con, non devo presentarvelo ragazzi, Carlos Coelho. Come già sapete Carlos parla anche italiano, quindi oggi niente sottotitoli, niente traduzioni. Vediamo. Carlos ha già fatto tanti seminari in Italia e tutto, quindi ormai il suo italiano è meglio del mio. Ragazzi, oggi voglio parlarvi ovviamente di Carlos, ma di un aspetto molto particolare. Lui ovviamente, come sapete, è un Nak Muay, è campione del mondo diverse volte, ha vinto tante cinture, ma negli ultimi anni non è solo Nak Muay, ma è anche molte altre cose. Ne parleremo di alcune oggi, non di tutte, ma diciamo che adesso al momento lui la cosa più importante è Nak Muay diventato, ragazzi, promoter, passando anche per proprietario di marca di roba di Muay Thai. Ma oggi ragazzi voglio parlarvi proprio di questo, perché credo che sia forse un po' il sogno, o magari il sogno nel cassetto di molti Nak Muay, di un giorno diventare promoter, perché quando si va a combattere dici sempre: cavolo, questo evento è bello, però vorrei fare questa cosa qui, mi piacerebbe cambiare questo, questa cosa non mi piace, quest'altra cosa non mi piace. Quindi c'è chi da Nak Muay vuole diventare proprietario di palestra e c'è chi da Nak Muay vuole diventare promoter, ragazzi. E oggi abbiamo un Nak Muay / promoter qui con noi. Parlaci un po' ovviamente dell'evento, che ragazzi, l'evento forse il più grande che lui ha mai organizzato succederà fra poche settimane, e parlaci un po' dell'evento che sta per succedere. Bueno, prima di tutto ciao a tutti, scusatemi il mio italiano, ma penso capirai, dai, no? Sì, dai. E niente, questo evento veramente io non pensavo diventava così grande come adesso succederà il prossimo 27 luglio, ma finalmente, non so, tutto inizia un po' con un sogno, con un piccolo pensiero di, come hai detto te, cosa farebbe, cosa non farebbe, e alla fine, come tutto, alla fine la Muay Thai, come Nak Muay, ci ha insegnato quello, che se vuoi qualcosa alla fine magari inizia col sogno, ma dopo, se lavori su quello, riesci da farlo, no? Quindi un po' questo prossimo evento sarà in collaborazione col Raja Patel Stadium, che è lo stadio, penso adesso il più famoso, il numero 1 di Muay Thai. Assolutamente. Per la Spagna sarà la prima volta, penso questo anno lo fanno in Giappone, al Tokyo Dome, e poi al Rebellion in Australia, quindi Eventi già molto affermati. Sì, eventi che in confronto a noi siamo piccoli, quindi è anche una responsabilità per portare il nome di Rotterdam bene. E niente, un po' se c'hai qualche domanda. Come si chiama il tuo evento? L'evento è Cadiz Fight Night. Ok. Cadiz è la mia città. In italiano Cadice. Cadice. E questa è la 4ª edizione, è la 4ª volta. Prima noi facevamo un altro evento, ma dal 2018-19 è iniziato il primo Cadiz Fight Night, e questa volta c'è anche un'altra cosa
che abbiamo già fatta, ma non per quello è meno importante che si fa lo stadio di calcio della squadra della città, del Cadice, che questo anno siamo andati giù a Serie B, ma siamo stati 4 anni di seguito in Serie A, quindi a livello promozionale per l'evento è importante. Perché una cosa di cui volevo parlare più profondamente, ne parleremo dopo della collaborazione con il Cadiz, perché è un'altra cosa molto peculiare, molto importante, soprattutto in Spagna e in Italia il calcio è sentito tantissimo, quindi è una cosa che sicuramente è molto interessante. Quindi ragazzi, è già la 4ª edizione dell'evento, giusto? Sì. Il primo è stato fatto in che anno? 2018 mi sa, Okay. 19. 2018, vabbè, comunque sono un po' di anni ragazzi. 19, no, febbraio del 19. Ovviamente non è che uno divento promoter così, ci sono tanto lavoro, tanti anni di lavoro, di errori, di vittorie, di veramente cose. quello è il primo Cadiz Fight Night, ma il primo evento che ho organizzato è stato a 2013, che ha iniziato quell'evento ho fatto la cintura della Spagna, quindi l'evento piano piano è diventato così grosso, ma è stato la prima volta nel 2013 che mi ricordo che di sponsor avevamo 20 baracchini vicino a casa che ci davano 50 euro ognuno. Certo. E adesso stiamo parlando dell'appoggio del Tourist Authority of Thailand, del governo di Cadice, del governo del Sud, quindi è un po' la crescita è importante. Quindi tu sei promoter ormai, anche se molti magari non lo sanno, ma sei Nak Muay promoter ma da tanti anni, poi ovviamente hai un team che ti aiuta, perché ovviamente nella vita non si fa niente da soli. E niente ragazzi, quindi come dice lui, il prossimo evento sarà in collaborazione con il Rashad Amnen Stadium, Rotuna Rashad Amnen. E niente ragazzi, è un achievement, come si dice in italiano, un successo. L'evento non è ancora successo, ma è già un successo, perché ragazzi, arrivare dopo 4 eventi a fare una collaborazione con il Rashad Amnen Stadium, che molti in Italia l'hanno solo sentito nominare, non sono neanche mai entrati a vedere un match, lasciamo perdere combatterci. Solitamente fanno collaborazioni con grandi eventi, magari in Giappone, in Australia, eventi che vanno avanti da 10-20 anni, e lui è riuscito a scendere a un accordo con lo stadio, passando per il governo thailandese. Cioè, è una cosa, penso che solo a dirla si capisca già l'importanza e quello che porta. Ma oggi a me piace parlare delle cose personali, delle cose pratiche, no? Come si fa a fare il Nak Muay, allenarsi, pensare a combattere e poi crearsi la propria marca, crearsi il proprio evento, gestire 1000 cose? Come gestisci il tuo tempo, la tua giornata? Veramente è stato piano piano, perché ovviamente penso che per fare una cosa ben fatta devi mettere tutta l'energia su quello, no? Magari quando sei giovane ti organizzi peggio le cose, ma quando diventi più esperto, più vecchio, c'è anche altre cose da fare, quindi come mi organizzo? Veramente quando è l'evento non posso avere tanta attenzione per esempio sul brand, quindi provo di fare delle cose che riesco a fare, servire al pubblico, ma magari non fare nuovi ordini in fabbrica, non fare cose che anche quello c'è tanta energia e c'è bisogno di tanta attenzione per non sbagliare quello. Quindi quello prima. E poi con l'evento praticamente sempre tutto il giorno, che quando non ti alleni dormi e fai un po' di quello, ma come hai detto te c'ho anche un bel team che per esempio il mese prima che adesso io tutto che ho dovuto fare l'ho già fatto, quindi adesso sono solo le piccole cose che loro non possono fare per se stesso, no? Quindi anche quello penso è stato con l'esperienza, perché i primi eventi io mi ricordo
a 2016, che non era l'evento Cadiz Fight Night, era evento per la cintura della WBC internazionale. Io mi ricordo di 2 ore prima di andare al gala comprare le cose per il VIP sai, e la gente mi vedeva e mi diceva: ma questo com'è possibile? Questo combatte tra 2 ore per un titolo che era la prima volta che si faceva in Spagna. E tu compravi il prosciutto di e io il prosciutto sì. per le persone, sai, per il VIP. Certo. Quindi anche questo, con l'esperienza, come ti ho detto, riesci da sapere quando devi fare e quando devi lasciare ad altre persone che ti aiutano e delegare. Certo. delegare. Come è cambiato il primo evento che hai organizzato, dovevi allenarti, tutto quanto, combattere, a adesso? Dopo quanti anni sono passati? 10 anni, non lo so. 11 anni. Come ti sei cosa facevi prima che pensavi di fare male, adesso lo fai meglio? Soprattutto a livello di immagine, penso prima, non so, mio padre sempre mi dice: una cosa fatta normale ma che ha una buona immagine fa meglio che una cosa buona ma con un'immagine brutta. Quindi penso quello che abbiamo imparato di più è l'evento, ovviamente i fighter sono buoni, i match sono buoni, ma anche a livello di immagine lavoriamo tanto su quello. E anche una cosa che ho imparato da tuo padre, tanto che lui dice che le promozioni, anche le promozioni grosse, loro non fanno le superstar, sai? Non pensano in fare il nome, in fare la carriera ai fighter. E noi, da quando abbiamo fatto il primo evento, se vedete, praticamente ci sono i fighter che sempre girano nella promozione. Sì. Per esempio Flavio ha vinto il torneo, Samu, il ragazzo giovane che adesso è troppo forte, ha fatto il mondiale ISCA fuori da Spagna. Quelli due, per esempio, sono stati quelli due più seguiti nella terza edizione. Quindi per la quarta che cosa abbiamo fatto? Ok, tra di loro si combattono e quindi anche quello si vende, no? A livello di giornale, a livello di tutto si vende quello e si crea la superstar. Certo. Quindi penso è importante per la gente avere più attenzione, più cose, seguire lo stesso seguire Flavio intende Flavio Ventricini del maestro sì. Andrea Manfra, e invece Samu è un ragazzo spagnolo, vero? Come si chiama di cognome? Super Samu, li dice. Okay. È un ragazzo di Siviglia che 40 minuti da Cadice, avrà 19-20 anni, ma viene come un Nabil della vita, sai? È proprio alto, il corpo altissimo e penso arriva forte. Ma anche per esempio Pak Juleon, che è stato il primo avversario mio in un Cadiz Fight Night, adesso fa un altro mondiale contro Kevin Martinez, che è un ragazzo troppo conosciuto in Spagna, e quindi un po' quello, noi proviamo, non è solo l'evento, proviamo di fare le news a ogni fighter, nel giornale che abbiamo la collaborazione col Marca, che è come la Gazzetta dello Sport in Italia. Marca sicuramente sì. Lo conoscete. Sempre proviamo anche da spingere ai fighter, perché così diventano più famosi, anche per noi va bene, perché certo. Fare l'evento è importante. Certo. E penso all'inizio solo magari ci pensavamo troppo la mia carriera, perché quando l'evento è iniziato non è iniziato solo per i soldi, perché se ti dico la verità, i primi eventi che facevamo a 2013, 14 eccetera, se guadagnavamo 1000 euro ognuno era tanto. Certo. Quindi noi pensavamo troppo tanto nella mia carriera, no? È quello che a me mi promozionava a livello titoli spagnolo, poi titolo internazionale, titoli che dopo mi servivano per fare cose più importanti. Ma adesso è un po' cresciuto, non è solo per te, per me, sennò che se vedete c'è un fight card importante. Quindi hai iniziato a fare gli eventi pensando a una possibile carriera a vita dopo il NAC Muay,
principalmente o per riuscire a, diciamo, a fare dei titoli che poi potrebbero servirti più avanti, per tutte e due le cose immagino, perché è importante, credo che molti che guardano, che fanno i fighter magari si chiedono, o magari la gente che sta intorno a loro gli chiede ok, tu fai il fighter, ma poi cosa farai dopo? Perché questa è una domanda che ci chiedono sempre. Sì. Ok, voi fate a botti, vi pigliate, magari ma se poi va male, se poi non diventi famoso, se poi magari non guadagni bene, o se magari ti fai male, cosa fai dopo? E lui ha la risposta. Io penso che un po', che anche quello l'ho imparato da tuo padre, se vuoi fare qualcosa devi mettere tutta l'energia, e se volete fare questa vita, sia come Nakamura, promote, avere il brand, tutta l'energia deve essere focalizzata su quello e non perdete magari in altri lavori. Sembra facile dirlo, no? Ma no, come ti dico, io ho messo il 100% di quello che ho e poter vivere di la Muay Thai in qualche senso. Se non era come Nakamura, perché di borse magari non prendo 100.000 euro il match, ma come promoter o come brand, ma tutta l'energia devi essere messa su quello. E anche, come ti spiego, quando c'è tanti fighter che sono proprio il top a livello di competizione, ma poi sui social, sulle relazioni con altre promoter, non sono bravi, e penso, se volete vivere di questo sport dovete pensare in voi come un marchio, come un brand. Un brand, certo. Non solo sei fighter bravo e basta, dovete essere un brand, dovete lavorare sull'immagine. Non è che non mi malinterprete, non fraintendetelo. Sì, non è che dovete essere più bravi sui social che sui match o sull'allenamento, dovete allenarci. Io qua mi faccio il culo da 10 anni che mi alleno sempre, quando dovete allenarsi sempre, dovete combattere con tutti che ci mettono davanti, ma poi l'altro tempo non dovete perderlo in fare delle cose che non servono. Giocare, giochi online. Sì, dovete proprio pensare che cosa volete fare, no? A quel livello, lavorare sull'immagine. Io per esempio all'inizio con questi eventi, io li mandavo ogni volta che combattevo, facevo io la nota l'articolo, scrivevo, mettevo la foto, cercavo l'email di quello dello sport del giornale di Cadice, il giornale, e all'inizio magari non mi mettevano su una pagina ma piccolina all'inizio, e a giorno di oggi non devo nemmeno dirlo. Fa la news che c'è il match, il Cadice mette il post, al giorno dopo sono sulla coperta del giornale più importante della città. Ma questo non è per fortuna, non è stato per fortuna, è stato, sì, a volte c'è gente che non ha bisogno di questo, perché quello che fa suona e ok, riesce ad arrivare, ma il 90% dei mortali devono lavorare anche su questo, perché la Muay Thai è uno sport minoritario, non è uno sport come il calcio che vince una partita e ti mettono 10 articoli, no? Qua si deve lavorare anche su questo. Questa è una cosa molto, non avevo in mente perché me la sono talmente, ci conosciamo da talmente tanto tempo che tutte queste cose le so, ma a volte me le dimentico. Per chiarificare quello che ha detto lui, ragazzi, quando nel nostro sport tutti dicono cavolo, non ci caga nessuno mettono gli articoli solo su quello, a me non mi mettono niente, oppure mettono solo il calcio, quello niente. Ragazzi, lui adesso ha collaborazioni con Marca, Relevo, ABC, tutti i giornali più importanti in Spagna, ma non giornali sportivi, giornali generali che mettono notizie generali. E lui non è che l'hanno chiamato e gli ha detto Carlos, sei bellissimo, puoi venire nel nostro giornale, puoi farmi un articolo. No, lui scriveva le mail, metteva gli articoli dopo i match, scriveva le mail e le mandava così a random a tutti come si chiamano, le redazioni, eccetera. All'inizio non lo cagavano neanche di strisce, dicevano chi è questo Carlos dalla Thailandia, ma chi lo vuole? E poi a forza di provare hanno visto ok, ha una storia, ha una cosa, fa uno sport interessante,
vive all'estero, di qua di là, e l'hanno messo piano piano, e adesso lui può scrivere adesso su WhatsApp a quello del Marca, che è il giornale numero 1, come se fosse appunto la Gazzetta, e gli pubblicano un articolo. E se l'è guadagnato, ragazzi, quindi non è che bisogna stare lì a dire, sai, no, a me non mi cagano questo sport, di qua di là. Come dice lui, bisogna capire qual è il nostro obiettivo, perché ovviamente non è che tutti vogliono fare il promoter, tutti vogliono fare quello, tutti vogliono fare la palestra, ma bisogna prendere il proprio obiettivo e dire, ok, devo andarci, faccio questo, investo il mio tempo, quello che non investo ad allenarmi, lo investo, che poi sia nei social, che sia in pubbliche relazioni, queste cose qua. Ma raccontaci la tua giornata, da quando ti svegli a quando vai a dormire. Cosa fai? Bevi il caffè? Cosa fai? Ti alleni? Io mi sveglio alle 5:30, bevo il caffè e fino alle 6:30 vedo cosa è successo il giorno prima, perché il problema con la Spagna è l'orario, come adesso siamo 5 ore avanti, quindi tante cose succedono quando io mentre dormo. E quindi provo, se c'è qualche soluzione da fare, fino alle 6:30 che vado a correre, e la mattina niente, mi alleno fino alle 8:30 più o meno, e poi io torno a casa, faccio colazione e dormo. Questo pisolino è penso vitale, perché c'è tante volte che di notte, come ci ho detto, come la gente inizia a lavorare in Spagna 5 ore prima, magari alle 9-10 di sera qua in Thailandia, e là è quando la gente è attiva, quindi a volte vado a letto un po' più tardi, alle mezzanotte eccetera, che poi si sente tanto a livello di allenamento, soprattutto la mattina. E niente, quando mi sveglio alle 11 mattina mangio, e poi fino alle 3, a volte anche un po' più tardi, per quello arrivo un po' tardi, che Roberto sempre mi... Ha preso le brutte abitudini da me di arrivare tardi in palestra. Ma in palestra dalle 11 alle 3 sto lavorando, sia con il brand sia con l'evento, poi mi alleno fino alle 6:30 più o meno, e là inizia proprio la corsa, che è corsa fino a dormire, che quello a volte è quello che mi stressa di più. In che senso la corsa? Perché come il tempo devi dormire alle 11, 10:30 per essere riposato la mattina prossima. I messaggi, le cose, no? Sì, quando finisce l'allenamento c'ho tanto, perché la gente in Spagna è mezzogiorno eccetera, ci hanno risposto tutto, c'è tutte le cose da sistemare, quindi quando finisce l'allenamento è doccia, mangiare di nuovo, e poi fino a 10-11 seduto al computer lavorando fino a che riesco a staccare per dormire. Bene, quindi ragazzi una giornata abbastanza impegnativa. Poi prima abbiamo parlato, l'evento ragazzi si terrà nello stadio del Cadiz. Come si chiama lo stadio? Nuevo Mirandilla. Ok, lo stadio di adesso, il Cadiz è in Serie B, hai detto? Ma è stato in Serie A, adesso, come si dice, Liga 1? Sì, la Liga. La Liga fino a poco fa, quindi ragazzi è uno stadio di una squadra molto molto importante, con cui lui collabora, ragazzi. Lui, oltre a collaborare, a comunque avere contatti nei vari giornali, nelle varie cose, collabora con la squadra di calcio del Cadiz. Collabora cosa vuol dire? Che lo promuovono nelle loro pagine social, l'hanno fatto fare il sacche calcio all'inizio 2 volte. Come si dice in italiano? Calcio all'inizio. In spagnolo il Saque de Honor. Saque de Honor. Il calcio, vabbè, comunque quello che fanno le superstar prima della partita, ti fanno fare il calcio. Ha fatto quante volte? 2 volte. 2 volte, quindi lui collabora proprio strettamente con questa squadra, ragazzi, che è una cosa che credo che in Italia sia impensabile. Cioè in Italia so che i cantanti, cioè Comi collabora con il Milan, per dire, ma un Nakmoy che collabora con una squadra anche di Serie B, lascia perdere che era in Serie A fino a poco fa, credo sia una cosa praticamente mai vista. Raccontaci un po' di questa collaborazione, come è iniziata, come sei riuscito a mantenerla la relazione nel lungo termine e come adesso. Bueno, il Cadice
per chi non conosce, c'ha 20.000 iscritti, sai? Soci, sì. Sì, è una delle squadre che in Spagna piace di più perché la gente della mia città sono tutti sempre stanno scherzando, quindi è una squadra molto seguita. Anche essere 4 anni di fila nella Liga, giocare contro il Real Madrid, Barcellona, eccetera, gli dà troppo visibilità. Penso 2 giorni fa ci hanno messo il mese scorso come dove sono arrivati, per esempio in TikTok sono del top 5 in Spagna, che top 5 stiamo parlando che c'è quello, l'Atletico Madrid, Barcellona, Real Madrid, sono squadre mondialmente forti, quindi noi a livello di promozione di social sono messi sono molto forti. Il calcio. La collaborazione come è iniziata? Io da quando avevo 4-5 anni che mio nonno mi portava a vedere le partite, quindi io ho la carta di soci da quando sei iscritto da bambino. Iscritto da bambino, sì. Proprio io non sapevo cosa era, ma io andavo, no? E anche io ho iniziato a 4-5 anni, ho iniziato a giocare a calcio. Io prima di essere in Acmuei era calciatore. Pensa. E niente, un po' non ero solo che lo seguivo, io viaggiavo con la squadra. Io ho i ricordi con mio padre e mia mamma che eravamo in Serie C, nella terza divisione, e c'eravamo per andare in Serie B e andavamo a Madrid, viaggiavo in trasferta con la squadra. E niente, un po' non è come è iniziato la relazione, ma io mai sapevo che finiva così. A collaborare. Sì, ma con la mia storia in Thailandia, io penso all'All Star o in qualche evento che ci ho fatto, ho messo la bandiera della squadra. La sciarpa, no? Sciarpa, sì. E quindi a loro le è arrivato queste cose e loro le hanno messo sui social per prima volta. Quindi di là è iniziata come una relazione di amore tra di noi, sia col presidente della squadra sia con quelli che comandano tra di lui. E dopo di questo evento io andavo a fare il mondiale in Spagna, a Ponferrada, e dopo il peso il presidente mi hanno fatto la sorpresa e eravamo tutti i fighter col promoter su un pullman e io dovevo fare un'intervista con quelli della radio, ma veramente non volevo farla perché ero troppo nervoso. Eravamo in trasferta, eravamo in giro col promoter. Mi ricordo adesso. Ma alla fine ok, perché era un ragazzo, quello della radio, che mi ha seguito dall'inizio, quindi Radio di Cadiz, no? Sì, Radio Cadiz. E stavo parlando con lui e mi ha detto: guarda, ma c'è una sorpresa, c'è qua il presidente della squadra di calcio che ti vuole salutare. È lui che mi ha fatto il supporto, domani vincerai, eccetera. Anche lo sindaco di Cadiz è stato tutte e due il sindaco, tutte e due insieme, prima uno e dopo l'altro. Io non sapevo. Era live? Era live diretto, sì. Era live. E quindi quando ho vinto al giorno prossimo ho vinto e di nuovo ho fatto. Hai fatto vedere la bandiera. La bandiera. E di là ha iniziato tutto, perché sul giornale di Cadiz è andato sulla coperta, loro l'hanno messo sui social e quindi di là è iniziata una relazione più forte con loro. Ho fatto il calcio all'inizio, dopo quel giorno è là che abbiamo iniziato a parlare per fare una collaborazione più grandi, perché loro mi considerano come ambasciatore di la squadra. Ambasciatore all'estero. Sì, ci ho fatto anche qua per la Liga Thailand. Vero. Ci ho fatto
ci ho fatto un'intervista, no? Sì, l'intervista con chi era? Con Kop Sanam, Sanam, che è una pagina thailandese di calcio, sì, non di Muay Thai. calcio. E hanno chiamato lui qui a fare rappresentante della Liga Spagna a fare un'intervista in Thai. Sì. Quindi è iniziato un po' così. Loro mi considerano un ambasciatore e poi mi considerano uno di loro, perché noi, all'essere una città che abbiamo 100.000 abitanti, ma siamo quelli 100.000 siamo messi in 9 chilometri, Come quindi un paesone. quindi penso quel senso di Rappresentanza. sì, rappresentare la città, rappresentare la squadra è quello che alla fine fa tutte queste cose, perché le persone, anche quelli che vengono a vedermi fare il match, e l'80-90% non sanno cosa è la Muay Thai, ma vengono per fare il support a un ragazzo della città che rappresenta i valori, rappresenta, come loro dicono, la idiosincrasia, come Cos'è? l'idiosincrasia è come l'appartenenza, come essere uno di loro, no? È un po' questo, è la storia con la squadra, ma anche adesso ci danno lo stadio per fare l'evento e loro sono sponsor ufficiale, la fondazione del Cadice dell'evento di Cadiz Fight Night, quindi E non solo questo evento, ormai quanti eventi? dall'inizio, dal primo. Lo scorso evento, che tra l'altro è appena successo da poco, avete fatto il video promozionale Sì. con i calciatori, cioè Sì. le star della squadra hanno fatto il video mentre facevano i pau con lui, clinch, di qua di là, e praticamente sì. Quello a livello promozionale per la Muay Thai anche in Spagna penso è troppo importante, perché si fa vedere un po', perché la visibilità che hanno loro, Certo. io non Sei posso riuscito a arrivare. creare una realtà dove chi viene a vedere questo evento ovviamente magari gli piace la Muay Thai, ma sono i fan casuali sostanzialmente che... cioè, per esempio l'UFC è l'UFC perché è riuscita a raggiungere i fan casuali, perché poco da dire, gli amanti degli sport da combattimento sono tanti, ma non sono abbastanza per far diventare qualcuno così famoso. Cioè, tutti gli sportivi più famosi, non so, Valentino Rossi, Conor McGregor e tutto, se avessero solo gli amanti della MotoGP, gli amanti dell'MMA che li seguissero, non sarebbero quelli che sono. Sono quelli che sono perché sono riusciti a raggiungere un pubblico molto 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 più ampio di gente che, diciamocelo tra noi, non capiscono un cazzo di Muay Thai, però sono quelli che pagano il biglietto, sono quelli che ti portano, sono quelli che ti fanno diventare famoso, perché alla fine quelli che capiscono, capace che poi hanno pure no, non gli va bene questo, non gli va bene l'altro, ci sta anche quello, ovviamente anche i fan del settore, i fan della Muay Thai sono importanti, ma raggiungere un pubblico fuori dalla Muay Thai è una cosa importantissima ma difficilissima, ragazzi, molto 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 difficile. I fighter al giorno d'oggi, ma anche i fighter non so, i top Thai, lasciamo perdere adesso che ci sono grandi eventi tipo il One, RWS, che riescono a spingere un po' i fighter fuori dalla nicchia della Muay Thai, ma fino all'altro ieri, se tu giravi qui in Thailandia, conoscevano solo Buakaw. Rotang, fino a 7 anni fa, 6 anni fa che c'era il One, non sapevano neanche chi era Rotang, adesso lo sanno perché sono riusciti a raggiungere il pubblico, diciamo, casuale con la promozione, come sta facendo lui e tutto quanto, ma non è da tutti, ci sono tanti atleti in tutti gli sport fortissimi, davvero, non dico i numeri 1, ma magari i numeri 2, i numeri 3 che non li conosce nessuno, capito? Perché non riescono ad arrivare a un pubblico ampio. E quindi sono cose molto peculiari, importanti, che si riesce a... cioè bisogna cercare di prendere spunto e lavorare su questo, ragazzi, perché appunto, come diceva lui prima, non basta solo essere grandi sul ring, che è la cosa ovviamente più importante, ma bisogna essere anche bravi e intelligenti fuori dal ring, bisogna sapere sfruttare il proprio tempo e investirlo sui nostri obiettivi, come diceva lui prima. Niente, volevo chiederti un'altra cosa, mi sono dimenticato. Alla fine, come ho detto, quello che impari dalla Muay Thai lo devi esportare fuori, esatto, sia quando c'hai l'infortunio, no? Come te o me quando sono stato male col mio, o tutto che ti succede alla fine si
puoi paragonare a quello che impari giorno per giorno con la Muay Thai, no? Perché anche, per esempio, con la collaborazione con il Raja, io sono andato Da solo al Raja a sedermi di fronte ai a... grandi capi. Sì, è come, non so, alla fine io sono un fighter ancora attivo e quindi io avevo paura, la notte prima non ci ho dormito perché non sapevo, sai, magari faccio una figura di merda o magari che ne so, ma alla fine la Muay Thai ci ha insegnato anche quello, che c'hai paura, Devi fare. ma lo fai. Vado e ho paura, ciao sono Carlos, ma io ho questo evento e abbiamo questa collaborazione, che ne pensi? E alla fine Ha funzionato. ha funzionato. Anzi, se hai paura probabilmente è la cosa giusta sì, da fare, sì. perché se non avessi paura forse non è la cosa che è troppo facile, no? E questo in tutto, ragazzi, in questo, in quello che ha detto prima sul fatto che la collaborazione con la squadra di calcio, di nuovo, non è che l'hanno chiamato e gli ha detto "Oh Carlos, per favore", no, lui si è fatto il culo, ha fatto vedere prima che lui ha portato la bandiera, come si chiama, la sciarpa del Caz e tutto quanto, è riuscito a portare fuori questa foto, a farla arrivare fino a loro e loro l'hanno chiamato. Non è arrivato così, capito? Quindi niente, dai, oggi abbiamo parlato un po' di cose e no, sono cose che, cioè, io ormai, come dicevo, le do per scontate perché ci conosciamo da talmente tanto tempo e le so tutte, ma risentirle mi ha fatto piacere. E anch'io adesso che sto avendo molto più tempo, dato che è un po' che non combatto per fare altre cose, e comunque lui è un'ispirazione per tutti noi in Hack perché comunque non è facile. Penso che chi già combatte e lavora, che faccia qualsiasi altro lavoro e si allena anche lì in Italia piuttosto che qui in Thailandia, capisca questa cosa, ma vi assicuro che combattere e fare qualcosa che è un lavoro ma è tuo, quindi hai la responsabilità piena, praticamente se non lo fai tu non lo fa nessun altro, credo che sia una cosa un livello ancora più alto e niente, dai. Dici qualcosa, parlaci dell'evento, l'ultima cosa sull'evento, come possono guardarlo, si può vedere dall'Italia? Se potrà vedere, ma ancora non voglio dire niente perché Okay. se qualcuno della Spagna li senti magari non viene a vederlo in diretto, ma Ok. chi ci segue sui social, a te, alla palestra o a me, dico di essere attenti dei giorni prima perché si metterà l'informazione per poter guardare fuori dalla Spagna. Ok, quindi seguite sui social Cadiz Fight Night, Coelho Muay Thai, Seven Muay Thai, niente, troverete i link, troverete tutto quanto. Niente, grazie. Gracias. Grazie a te. Ciao ragazzi, ci vediamo nel prossimo video.